Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo alla fine del primo percorso, delle prime 4 macro ricette. Abbiamo visto un antipasto, un primo, un secondo e oggi faremo un dolce. Ho scelto un dolce molto semplice ma comunque uno dei miei preferiti, è la panna cotta. Adesso vedremo tutti i passaggi, tutti gli ingredienti e tutto quanto. Nel frattempo vi ricordo che sotto qui nella descrizione troverete sia gli ingredienti con le dosi che sotto ancora tutti i vari link di Amazon per i vari strumenti che ho utilizzato. Quindi come sempre voi seguitemi, mettetemi like, mettetemi commenti, fatemi pubblicità, stiamo crescendo, il canale sta andando, mi sembra bene, sono felicissimo, quindi come sempre pinza e andiamo a cucinare. Ed eccoci alla ricetta della panna cotta. Dunque, per fare la panna cotta ci serve mezzo litro di panna fresca, 125 ml di latte intero, 3 fogli di colla di pesce, una bacca di vaniglia e 100 g di zucchero. Procediamo con l'apertura della bacca di vaniglia. Si fa così, praticamente va tagliata per tutta la sua lunghezza. Dopodiché bisogna prendere la parte tagliata, che è questa, e col dorso del coltello levare tutti i semini, che vanno però messi nella panna. Quindi mettiamo la panna in un pentolino, ok, e ci mettiamo dentro i semini della vaniglia. Poi facciamo la stessa cosa con l'altra, eccoli qua. Io ci metto dentro anche questi, poi dopo semmai li leviamo e li buttiamo via. Allora, questa va sul fuoco insieme allo zucchero, ci vogliono appunto 100 g di zucchero. Io ho un misurino, secondo me questi già sono 100 grammi. Ok, 100 g di zucchero. Metto sul fuoco la panna intanto a scaldare. Eccoci, allora mentre la panna si sta scaldando dietro di me, sciogliamo un attimo la colla di pesce. Allora io faccio così, prendo un po' del latte che ci servirà dopo da scaldare e ci metto dentro i pezzettini di colla di pesce. Per motivi di spazio di questa fondina li rompo. Il latte non è di frigorifero, se ce l'avete di frigorifero tenetelo un po' a temperatura ambiente, scaldatelo un secondo nel microonde perché da freddo non la fa mollare la colla di pesce. La copriamo con il latte in questo modo e la lasciamo qualche minuto. Io ce ne metto un altro po', ma ci siamo, così ci rivediamo questo. Ok, qualche minuto e ci siamo. Dunque la colla di pesce si è sciolta nel latte, la trasferisco in un pentolino e portiamo tutto sul fuoco a scaldare. Quindi sposto tutto l'attrezzatura di là e ci vediamo ai fornelli. Eccoci ai fornelli. Allora, la panna e il latte stanno scaldandosi, bisogna portarli ad ebollizione entrambi. Il latte ci siamo, quindi lo spengo, lo giro. Bisogna accertarsi che la colla di pesce si sia completamente sciolta, altrimenti non assoda. Ok, ci siamo. Levo i 2 pezzi dei baccelli di vaniglia dalla panna e giro per bene in maniera tale che tutti i semini della vaniglia si sciolgano per bene. Io non la filtro, mi piace vedere i semini della vaniglia dentro,
Se vi danno fastidio, vi dessero fastidio, potrete semplicemente filtrarla in un colino fine. Ok, uniamo due composti e riportiamo ad ebollizione. Allora, li riportiamo ad ebollizione, appena viene sul bollore si spenge e si lascia raffreddare completamente, dopodiché si può mettere o in uno degli stampini, quelli di alluminio, dopo vi faccio vedere, oppure in una pirofila di vetro o di ceramica. Quindi ci vediamo quando sarà il momento di metterli negli stampini. A tra poco. Dunque, la panna cotta è completamente fredda. Questa ogni tanto durante il processo di raffreddamento va girata così che la colla di pesce rimanga ben diluita, perché sennò fa lo stratino che vi sarà capitato qualche volta, bianco trasparente sul fondo. Per evitare questo ogni tanto va girata. Il processo di raffreddamento va seguito, lasciato andare per conto suo a temperatura ambiente, ci metterà un po'. Non si può accelerare in nessun modo, perché sennò inizia già a rapprendersi e viene o grumosa oppure mezza soda e mezza liquida. Quindi quando è fredda completamente ma totalmente liquida in questo modo, io trasferisco in una zuccherina così di ceramica. Volendo potete usare i pirottini di alluminio e fare le monoporzioni, anche quelli vanno poi dopo messi in frigorifero esattamente come questa. Quindi travaso la panna, vedete, è perfettamente liquida. Ok, questa la copro con della pellicola e la lasciamo in frigorifero in piano, mi raccomando che sia in piano, frigo, no congelatore, almeno 6-8 ore. Se poi dopo la fate la sera, la mangiate a cena il giorno dopo, va bene lo stesso. Non è una ricetta veloce, però vi assicuro che è veramente una bomba. Ci vediamo quindi tra 6-8 ore. Allora, eccoci al finale della panna cotta. La panna cotta è stata in frigo tutta la notte, questa l'ho fatta ieri, anzi di più, un giorno quasi intero, e ha una consistenza così, compatta. Dopo 5 ore circa era già soda, quindi volendo era mangiabile. Io ovviamente per motivi di riprese la faccio oggi l'assaggio, la sporziono e sopra ci metto la salsa di cui vi metto qui la ricetta, una salsa frutti di bosco, semplice semplice. E andiamo ad assaggiare. Buonissima, è semplicissima da fare questa, ha solo dei tempi un po' lunghi di attesa, però appunto essendo un'attesa uno nel frattempo fa altre cose e poi si ritrova un dolce come questo che è eccezionale, già pronto. Con questa salsina poi si completa. Provatela, fatemi sapere come vi viene. Alla prossima!